Vi mostro come funziona un cronotermostato della Baxi che permette il funzionamento dell'acqua calda in casa e del riscaldamento. A fine video troverai anche le principali parti delle istruzioni tecniche. Guarda tutto il video attentamente. Ora vediamo come andare ad impostare e a programmare un cronotermostato della Baxi. In questo caso è il modello Duo-Tech, ma le funzioni e la procedura è molto simile anche su altri modelli, soprattutto la simbologia è sempre identica anche se cambiano le posizioni dei tasti o variano anche il numero dei tasti. Guardate bene i simboli. Innanzitutto specifichiamo che è alimentato, collegato alla corrente, quindi acceso. Innanzitutto occorre regolare la data e l'ora per andare a fare un'adeguata programmazione. Come vedete, qui c'è l'orario e qui c'è la data. Day 1 significa lunedì, parte dal lunedì. Per andare a regolare correttamente la data si clicca qui sul tasto IP, dove c'è la P qua, vedete che lampeggia l'orario 11, 12, 11. Si sceglie l'orario corretto e si conferma con OK. A questo punto si vanno a impostare i minuti, scelti i minuti, si clicca OK. Ora dà il day, lunedì 1, martedì 2 fino a domenica 7. Si sceglie il giorno, sempre con i tasti più o meno, e si va a confermare. OK. Come vedete, una volta impostato tutto, si clicca qua su P e si torna alla schermata principale. Qui si vede una temperatura 18,3. È la temperatura attuale che rileva il cronotermostato nel punto in cui è posizionato. È la temperatura in casa dove si trova il termostato. Se il termostato è nel punto più freddo della casa, rileverà la temperatura lì. Se è nel punto più caldo, rileverà la temperatura più calda. Quindi fate riferimento anche alla posizione dove lo mettete. Se è in un punto freddo della casa, chiaramente la temperatura del termostato che rileva dovete tenerla in considerazione per quando andate ad impostare l'accensione della caldaia, perché lui non si regola sulla temperatura nella camera da letto o in cucina, ma nella temperatura della temperatura in cui rileva dove è installato. Allora, innanzitutto, come vedete, abbiamo i tasti più e meno e più e meno. Più e meno dove c'è il simbolo del rubinetto si va a regolare l'acqua sanitaria, la temperatura dell'acqua calda sanitaria, quindi la temperatura dell'acqua calda che vi uscirà dai rubinetti, che vi uscirà dalla doccia, eccetera. Vediamo come andare ad impostarla. Innanzitutto specifichiamo subito che così vedete qua che non ci sono simboli, è spento, non ha nessuna funzione attiva se non la rilevazione della temperatura, rileva la temperatura. Premendo questo tasto qui, vedete, una volta abbiamo acceso l'acqua calda sanitaria, quindi la caldaia entrerà in funzione per andare a scaldare l'acqua calda che uscirà dai rubinetti, bagno, cucina, doccia, eccetera. Come vedete c'è il simbolo del rubinetto. Una volta accesa, con i tasti più e meno, come vedete, si va ad impostare la temperatura dell'acqua calda sanitaria, che vi consiglio di tenere tra i 45 e i 55 gradi. La potete sempre variare. Una volta che avete scelto la temperatura desiderata, si clicca sul tasto OK e si va a selezionare. Acqua calda sanitaria in funzione, come vedete, quindi a questo punto se aprite la doccia con l'acqua calda, tempo che si accenda la caldaia, inizierà ad uscire l'acqua calda, uguale in tutti i rubinetti, ma il riscaldamento attualmente è spento. Clicchiamo di nuovo nel nostro tasto qui un'altra volta. Vedete il simbolo con le lineette, tutte lineette parallele che identifica un termosifone. Guardate bene lì, qui lo vedete, sotto il simbolo del rubinetto.
Così avete acceso il riscaldamento, quindi andranno in funzione i termosifoni o comunque il riscaldamento che avete, può essere anche il riscaldamento a pavimento. A questo punto, guardate bene, con i tasti più e meno si va a selezionare la temperatura desiderata. Questa è la temperatura in cui entrerà in funzione la caldaia quando raggiunge questa temperatura qui. O al di sotto di questa temperatura la caldaia entra in funzione, vuol dire che a 17 gradi e mezzo entra in funzione. Adesso è 18,4, quindi la caldaia non entra in funzione per riscaldare l'acqua calda che arriverà nei termosifoni. Quindi adesso abbiamo l'acqua calda sanitaria e i termosifoni accesi. Guardate bene, 1 e 2. Due simboli. Cliccate qui un'altra volta. A questo punto vedete che c'è solo il riscaldamento acceso come funzione, programmato. Ovviamente si accende quando la temperatura raggiunge quella di impostazione per l'accensione. Quindi l'acqua calda così è spenta. Cliccate un'altra volta, è tutto spento. Ricapitolando, un clic, abbiamo l'acqua calda in casa. Un altro clic, abbiamo riscaldamento e acqua calda. Un altro clic, solo riscaldamento. In questo caso abbiamo solo l'acqua calda sanitaria, acqua calda e riscaldamento. Questa è la parte basilare. Questo simbolo qui, che sembra tipo una goccia, diciamo, indica il funzionamento della caldaia. Sopra ci sono delle linee e indicano la potenza di funzionamento della caldaia e ci sono diversi livelli di potenza. Vedete, sono due linee, quindi è aumentata la potenza di funzionamento attuale della caldaia. Mentre con questa funzione, guardate qui vedete il simbolo. Con questo simbolo qui è spenta la funzione riscaldamento, ma è attiva solo la funzione antigelo. Premendo questo si va a cambiare, vedete, così rispetta comunque la funzione automatica, quindi entra in funzione con le fasce orarie programmate che vedete lì. Come vedete la programmazione segue gli orari impostati, mentre spingendo nuovamente qui vedete la mano, in questo caso è manuale, si accende in base a questa temperatura qui che abbiamo impostato. Si possono andare anche a regolare tutte le fasce orarie di funzionamento che vedete qua, dove vedete i pallini, diciamo, nelle fasce orarie sono quelli di funzionamento nei singoli giorni. È una programmazione che si può fare, che magari vedremo in un altro video. Ora non sto a spiegarvela